dobbiamo semplicemente capire se le affermazioni sono supportate da prove. Stop, non c'è altro da dire. Dopo le presunte rivelazioni, il mainstream è letteralmente andato in fiamme e in molti hanno sostenuto l'idea secondo cui un fantomatico ufologo messicano, Jaime Maussan, abbia portato davanti al congresso del suo paese resti alieni. Come potete immaginare, le speculazioni a quel punto sono esplose e ogni testata giornalistica del mondo ne ha parlato, coprendo ulteriormente di ridicolo questo ambito di studi a livello internazionale. Qual è la verità? Che cosa sta succedendo? Esistono analisi scientifiche sottoposte a revisioni in merito a queste mummie? In questo episodio lo scoprirai in maniera definitiva. Come sempre sai che parlerò carte ufficiali alla mano e cercherò di portare a galla la verità dietro alle mummie messicane. Le parole al congresso sono state le seguenti. Sulla base dei test che sono stati confrontati con più di 1 milione di specie, essi non sono collegati a niente di conosciuto fino ad oggi scoperto dalla scienza o dalla conoscenza umana. Sarà vero? Sarà che dopo 4 anni non stop di video, lo stesso esatto giorno in cui decido di prendermi finalmente una vacanza, viene portata la prova di vita aliena davanti al congresso messicano? Incredibile, non trovate? Il tempismo dobbiamo proprio dire che è stato incredibile, no? Allora, prima di tutto, chi è Jaime Maussan? Jaime Maussan è il più grande mistificatore ufologico del mondo. Non si limita a fare come fanno molti ufologi che raccolgono e inventano avvistamenti. No. Lui è oltre. Lui è stato accusato qualche anno fa di aver depredato mummie preispaniche e di aver messo in piedi e pubblicizzato mistificazioni, in merito alle quali ho già realizzato un documentario molto approfondito che vedevano protagoniste finte mummie gessose in un misto di ossa di mummie preispaniche e ossa animali. Queste, signori, sono le famose mummie di Nazca, ok? Guardatevi il mio documentario e vi accorgerete che esistono denunce formali di dominio pubblico e analisi scientifiche autorevoli che lo dimostrano. Jaime Maussan è il principale autore e divulgatore della mistificazione ufologica chiamata le mummie di Nazca. Ha ricevuto denunce formali e ha collaborato con dei tombaroli in Messico e in Perù che gli hanno portato molti guai con la legge. E indovinate? Le mummiette portate davanti al congresso, non te lo dice nessuno, ma sono già state smentite nel 2021, se te lo stai chiedendo. Queste 2 mummiette fanno parte delle mummie di Nazca e fanno anch'esse parte di un fake clamoroso, già smentito in numerose occasioni. Ne parlavo io stesso nel mio video che ho realizzato il 25 luglio 2022. Durante l'udienza al congresso, questo disgraziato ha basato la sua argomentazione portando come prova delle mummie aliene un'analisi al carbonio condotta dall'Istituto di Fisica dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, UNAM, ok? Parla di analisi del DNA, parla di analisi al carbonio e basa il tutto su queste finte evidenze scientifiche dell'Università Nazionale del Messico. Bene, senza perdere troppo tempo in chiacchiere, siccome su questo canale si parla carte ufficiali alla mano, questa è la comunicazione ufficiale dell'istituto che smentisce le false affermazioni di Maussan. Viene scritto che il lavoro di datazione al carbonio effettuato presso l'EMA ha il solo scopo di determinare l'età del campione portato da ciascun utente e in nessun caso si traggono conclusioni sull'origine dei suddetti campioni. Capito? In nessun caso si traggono conclusioni sull'origine dei suddetti campioni. I membri dell'EMA non effettuano alcun tipo di campionamento, né sono entrati in contatto con la fonte originaria del campione. Cioè, capito? Ti rendi conto su cosa è stato costruito questo finto castello di carta? Gli scienziati affermano testualmente che non sono mai entrati in contatto con la fonte originaria del campione. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis specificano che si è trattato di un accordo commerciale e che gli sono stati semplicemente consegnati dei campioni da un cliente che ha riferito all'istituto che quei campioni erano parti di tessuti e parti cerebrali. Ma non essendo assolutamente compito di questo istituto risalire alla fonte, approfondire in merito all'origine dei campioni o eseguire campionamenti, non sono mai entrati in contatto con la fonte, quindi con le presunte mummie aliene dalle quali, dicesi, derivino i campioni che hanno analizzato. Cosa dimostrerebbe questo? Che l'Università Nazionale del Messico appoggia Maussan nell'affermazione secondo cui quelle mummie sono aliene? No.
Assolutamente no, questa non è la verità. Che ti piaccia o no, questa non è la verità. E sai perché? Perché non sappiamo nemmeno se Moussan ha consegnato all'istituto effettivamente parti di quelle mummie finte, capito? Gli avrebbe benissimo potuto consegnare parti di mummie preispaniche che datano i reperti a circa 1000 anni fa. E in tutti i casi l'istituto, i professionisti, gli scienziati seri che si sono occupati di compiere le analisi hanno largamente preso le distanze dalle affermazioni di Moussan. E per l'appunto, no, visto che non sappiamo nemmeno che tipo di campione ha consegnato all'istituto, senti un po' cosa scrive Reuters. Moussan ha detto venerdì a Reuters che i risultati dei test non erano però direttamente collegati ai 2 soggetti mostrati al congresso questa settimana. In realtà, ha detto, sono stati condotti su un corpo completamente diverso, lo ha detto lui, noto come Victoria, che rimane in Perù. E questo, signori, dimostra il finto teatrino che è stato messo in piedi. Questo dimostra in modo incontestabile che non esistono prove scientifiche che sostengono l'idea secondo cui quelle mummie sarebbero aliene. L'Istituto di Fisica dell'Università Nazionale del Messico, tanto citato da Moussan, quindi non ha assolutamente confermato che le mummie sono aliene, ma anzi ha rilasciato una dichiarazione molto decisa in cui chiarisce che i suoi ricercatori non hanno mai esaminato i campioni portati davanti al congresso. Chiaro? Ma che semplicemente avevano eseguito test di routine su campioni di pelle forniti da un cliente, che potrebbero provenire chissà da quale altro soggetto, no? Figurati quindi su cosa si è basato tutto, te lo dico io su cosa si è basato tutto. Si è basato tutto sulle parole di un clown già famoso per aver portato all'attenzione del pubblico finte mummie aliene fatte con parti di mummie preispaniche depredate dai tombaroli e con ossa di animali. Il laboratorio universitario che ha effettuato i test si dissocia testualmente da qualsiasi utilizzo, interpretazione o successiva falsa rappresentazione dei risultati forniti. Chiaro? E questo, dato anche il passato da bufalaro professionista di Moussan, penso che basti a fare chiarezza su questo fake clamoroso che ha letteralmente ossessionato il web. E questo mi fa rabbia, capito? Perché dopo chi di dovere fa di tutta un'erba un fascio e magari gli studi di molti ricercatori seri vengono bollati come fesserie complottiste grazie a bufalari come Moussan che non fanno altro che proporre fake. E potrei fare anche tanti esempi in Italia, capito? Rodolfo Salas Gismondi, PhD del Dipartimento di Paleontologia dei Vertebrati nel Museo di Storia Naturale di Lima in Perù e ricercatore associato della divisione di Paleontologia del Museo Americano di Storia Naturale a New York, è un paleontologo e uno dei pochi specialisti peruviani in anatomia ossea che già nel 2021 alzò molto la voce in merito a questo caso. Esistono delle pubblicazioni scientifiche utilizzando i raggi X delle mani e di altre parti del corpo che spacciavano le mummie come aliene. Il dottor Salas Gismondi spiega perché le conclusioni del gruppo di bufalari non sono corrette. Spiega perché le mummie non sono aliene. L'inchiesta medica del dottor Gismondi è stata pubblicata sulla rivista scientifica peruviana sottoposta a revisione Utero. E adesso vi mando uno spezzone del mio video pubblicato il 25 luglio 2022, in cui gli scienziati, tramite analisi radiometriche e ossee, hanno determinato i falsi spacciati già all'epoca da Moussan e riproposti al congresso messicano qualche giorno fa. Le 3 lunghe dita delle mani e dei piedi della mummia presentate qualche giorno fa da Moussan costituiscono le caratteristiche più cospicue di questo individuo e praticamente l'unico supporto per classificarlo come appartenente ad un essere di un altro pianeta. In questo articolo mostro che queste mani sono più umane di quanto sembrino. Dopo un'analisi medica dettagliata che sostiene senza ombra di dubbio che le mani aliene nelle mummie sono state costruite da altre umane che inoltre presentano alcuni metacarpi e falangi messe al contrario, per non parlare di metacarpi in più e falangi mancanti, riassume nelle sue conclusioni scrivendo che concludo che le 3 dita della mano sono il risultato della rimozione delle falangi e dei metacarpi delle dita del primo pollice e del quinto mignolo. Le dita appaiono allungate perché la pelle è stata tagliata lungo il palmo della mano originale, quindi i metacarpi, solitamente nascosti nel palmo delle mani umane, contribuiscono alla lunghezza delle dita in questo individuo.
Altre caratteristiche dell'esemplare indicano che si tratta di una mummia archeologica preispanica. Le età radiometriche indicate da Moussan, che hanno un'età compresa fra 1000 e 1800 anni, sono assolutamente coerenti con la condizione archeologica della mummia, ma non testimoniano l'autenticità aliena dell'individuo. Al contrario, questi risultati radiometrici dimostrerebbero che si tratta di beni archeologici che sono stati danneggiati. Cosa è successo subito dopo la testimonianza al Congresso messicano? Moussan ha affermato che le presunte mummie aliene provengono dal Perù e che sono state ritrovate in alcune tombe antiche di 1000 anni. Ecco fatto. Si è denunciato da solo. Intanto il ministro della cultura peruviano Leslie Ortega ha messo in dubbio che quelle mummie fossero preispaniche. In secondo luogo ha presentato una denuncia penale perché se così fosse il signor Moussan sarebbe complice dei gruppi di tombaroli che si occupano di depredare le tombe preispaniche antiche migliaia di anni in Perù e di trasportarle illegalmente in Messico. E già a suo tempo, dopo ve ne rendo partecipi, si aprì un caso giudiziario da paura. Il giorno dopo la conferenza al Congresso è stata presentata una denuncia penale, signori, penale, dal ministro della cultura del Perù nei confronti di questo criminale, perché a questo punto, oltre ad essere un bufalaro, è anche un criminale. Ma in che modo? Qual è la prova, anzi la controprova che dimostra che queste finte mummie aliene non sono per nulla aliene? Perché ho comunque letto molti articoli in cui si contestavano le argomentazioni di Moussan, ma in pochi hanno davvero centrato il punto, capito? Julieta Fierro, scienziata dell'Istituto di Astronomia dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, ha esaminato i risultati dei test pubblicati da Moussan per Reuters, che l'ha ingaggiata, riferendo che le interpretazioni sono state del tutto errate. La presenza di carbonio 14 negli studi condotti dall'Università Nazionale del Messico dimostra che i campioni erano correlati a tessuti cerebrali e cutanei di diverse mummie morte in momenti diversi, ma ciò non prova che siano aliene. La proporzione dell'isotopo radioattivo del carbonio 14 che viene assorbito dagli organismi viventi nei loro tessuti e che ne permette la datazione decade nel tempo, il che consente agli scienziati di determinare l'anno approssimativo della morte dell'esemplare. Su altri pianeti, intanto, prima cosa, non è detto che gli organismi viventi siano basati sul carbonio. E inoltre, la quantità di carbonio 14 nelle loro atmosfere non sarebbe necessariamente la stessa di quella presente sulla Terra. Questo dimostra, attenzione, dimostra che i campioni non sono alieni. Non hanno niente di alieno. I campioni analizzati hanno semplicemente la stessa quantità di carbonio 14 di quella presente nella nostra atmosfera e che viene assorbita dagli organismi viventi nei loro tessuti. Il resto è pubblicità spazzatura, chiaro? Antigona Segura, uno dei migliori astrobiologi del Messico, ha riferito che tutto il teatrino di Moussan è una vergogna. Anche perché sono state depredate delle tombe antichissime, chiaro? Ed è stato letteralmente smentito da ogni figura specializzata presente nel suo paese e non solo, addirittura anche dagli enti che lui stesso ha citato e che avrebbero dovuto compiere le analisi. Ecco, anche da loro è stata smentita questa storia, capito? Anche il New York Times ha messo in piedi un articolo dove spiega quanto siano false le affermazioni di Moussan e addirittura Reuters ha collaborato con la scienziata Julieta Fierro dell'Istituto di Astronomia dell'Università del Messico per esaminare i risultati dei test. Caro Moussan, per affermare che sei in possesso di resti alieni devi avere evidenze incontestabili, evidenze che non hai, capito? Molto semplice. Tutto questo si è tramutato nell'ennesima mistificazione dell'ufologo messicano e chi bazzica in questo ambiente sa che sono innumerevoli. Ma ci sono però ancora alcuni dettagli da chiarire, giusto per non lasciare niente, e dico niente, al caso. Le mummie fasulle di alieni presentate alla Camera dei Deputati del Messico mercoledì 13 settembre 2023, ahimè, continuano a far discutere. Sembra essere venuto fuori dalle analisi, tra cui alcune effettuate con i raggi X, sui resti di Clara e Mauricio, questi sono i soprannomi assegnati dal giornalista, sarebbe emerso che gli scheletri però, a differenza delle mummie di Nazca, non sono stati assemblati con ossa umane o animali. Sono integri, ok?
Questo dimostra però che sono alieni? Soprattutto sapendo tutta la storia e il background correlato alle mummie di Nazca, dimostra questo che sono alieni? Anche se non sono assemblati, potrebbero benissimo essere modificati, come spiegano gli scienziati per quanto riguarda le mummie tridattili di Nazca, a cui, per esempio, sono state tolte e aggiunte delle falangi in modo tra l'altro errato. Se notate, hanno la stessa forma. Presentano lo stesso identico aspetto gessoso delle mummie di Nazca già pesantemente smentite nel 2021. Sono gli stessi medesimi fake d'autore e non c'è niente di nuovo, niente di vero e niente di serio in questa storia. E volete sapere lo scoop? Non è la prima volta che Moussan si aggrappa al fatto che le mummie non sono assemblate. Reuters riporta che precedenti ritrovamenti di questo tipo erano stati respinti dalla comunità scientifica come mummie di bambini preispanici. Poi le modificano e quant'altro. E si riferisce ad un evento, Reuters, signori, si riferisce, voglio approfondire, ad un evento organizzato da Moussan nel 2015 a Città del Messico in occasione del rilascio di una fotografia sfocata, vedete qui uno studio, raffigurante quelli che sembravano essere i resti di un piccolo alieno umanoide mummificato. Tuttavia, una volta che copie chiare dell'immagine sono state diffuse online, poche ore dopo la presentazione all'evento, è stato rapidamente stabilito che l'immagine raffigurava effettivamente resti storici appartenenti a un bambino indigeno americano che decenni fa era stato addirittura esposto per un certo periodo di tempo in un museo. Capito? A riportarlo, signori, è anche space.com. E viene riferito che all'epoca alcune delle persone coinvolte rilasciarono scuse pubbliche a causa del fatto che i resti del bambino sono stati travisati in quel modo, capito? E indovinate, anche in questo caso le analisi ai raggi X non dimostravano che il corpo fosse assemblato, ma che in realtà si trattava di un corpo integro. Questo dimostra che era alieno? Assolutamente no. Semplicemente questi bufalari si sono occupati dal 2015 e sono sempre stati sgamati, sempre, a volte di creare fake fatti ad hoc con parti di mummie preispaniche e pezzi animali, e altre volte si sono occupati di modificare corpi integri dandogli sembianze aliene. Ma questo, ripeto, non supporta l'evidenza di prove scientifiche correlate a forme biologiche extraterrestri. E oltretutto, sulla falsa riga delle mummie di Nazca, dal 2015 al 2018, anche questa volta il signor Moussan ha ricevuto una denuncia penale, però questa volta dal governo peruviano, continuando ad alimentare la mega inchiesta penale iniziata qualche anno fa grazie alle false rivelazioni di Moussan. Per farvi capire di che cosa sto parlando, vi mando un altro spezzone del mio video che pubblicai l'anno scorso. Siccome a livello politico e universitario, includendo anche il Museo di Storia Naturale di San Marcos e perfino l'Università di San Luis Gonzaga di Ica, che gestisce la maggior parte dei beni culturali e archeologici nel paese, si pose il problema non delle mummie aliene finte di cui non fregava niente a nessuno, ma degli scavi illegali fatti nei siti archeologici di interesse culturale mondiale, come per esempio nel cimitero di Chauchilla, da cui vennero trafugate delle ossa per assemblare poi i corpi falsi delle mummie aliene, intervenne il governo che richiese ovviamente di consegnare immediatamente tutto il materiale, sottolineando che sia chi trafugò le ossa, sia i giornalisti improvvisati d'oltreoceano che arrivarono nel paese per affermare chissà cosa, non avevano l'autorità per trattare dei beni così preziosi. Il fascicolo che state guardando è il disegno di legge del deputato peruviano Armando Villanueva Mercado per la dichiarazione di interesse storico e culturale e lo studio delle mummie umanoidi di Nazca, che sollecitava le autorità a consegnare i presunti resti archeologici, affermando che non hanno le autorizzazioni né i permessi per essere scavati o estratti, né per condurre studi o analisi. Cioè, signori, ma vi rendete conto? Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Parliamo di mummie antiche di 1500 anni che sono state trafugate e deturpate per creare dei fake utili a farsi pubblicità. Abbiamo analisi mediche e documenti incontestabili che provano questo, che provano che le mani sono state tagliuzzate e montate con ossa di mummie reali che hanno quasi 2000 anni. Cioè, capito? Il parere di riconosciuti esperti in materia è unanime. Esperti sia peruviani che provenienti da ogni parte del mondo dicono che le mummie sono corpi umani preispanici modificati, mentre gli altri, i resti più piccoli, sono corpi fatti con ossa di animali e di neonati, mummie antichissime.
E ve lo sottolineo nuovamente, trafugare mummie peruviane reali risalenti a 1500 anni fa per costruire dei falsi da spacciare sui siti di disinformazione come mummie aliene per farci i soldi è illegale. Ed è per questo che l'archeologo Flavio Estrada, che ha analizzato le mummie per l'Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi del Perù, ha sporto una denuncia in merito in cui si reclama nei confronti dei responsabili la presunta commissione di reati contro i beni culturali nella modalità di attacchi a monumenti archeologici in danno allo Stato, denunciando chi ha assemblato quelle che vengono chiamate mummie tridattili. Perché? Che cosa è successo? Gli specialisti, nell'analizzare queste mummie per vedere se effettivamente erano aliene o no, hanno scoperto non solo che sono state assemblate, ma che per assemblarle sono state utilizzate le preziosissime mummie reali che si trovano nell'area, e a questo punto si aprì un caso giudiziario enorme. Esistono prove scientifiche per quanto riguarda le mummie aliene al Congresso? No. Ricapitolando, esistono anzi evidenze incontestabili che dimostrano il contrario. Dimostrano che è stata messa in piedi una macchinazione talmente grande che include danneggiamenti a reperti storici millenari che fanno passare in secondo piano la bufala degli alieni al Congresso, ok? Cavalcando l'ondata globale che ha prodotto Grush con la sua testimonianza al Congresso americano, anche Musan, poverino, si è sentito escluso e ha messo in piedi questa cosa ridicola. Ma deve essere chiaro che questo fake è già stato smentito nel 2021, ok? In pochissimi giornali che ne hanno parlato hanno sottolineato che questo è un fake già smentito nel 2021. Ecco, spero di aver chiarito la faccenda in modo chiaro e cristallino. Le analisi pubblicate da Musan non dimostrano che i reperti sono alieni. Le analisi di Musan sono state compiute su campioni che con le mummie portate al Congresso non c'entrano niente. Anzi, guarda, prima di chiudere voglio ripetere quello che ho letto prima. Musan ha detto venerdì a Reuters che i risultati dei test non erano però direttamente collegati ai due soggetti mostrati al Congresso questa settimana. In realtà, ha detto, sono stati condotti su un corpo completamente diverso, noto come Victoria, che rimane in Perù. Capito? Non solo le analisi non dimostrano che i corpi sono alieni, ma inoltre ha portato anche al Congresso dei fantocci diversi in merito ai quali lui stesso ha confermato che non sono stati compiuti esami. Quindi a questo punto di chi è la colpa? La colpa è del Congresso messicano che ha permesso a un buffone del genere di presentarsi, capito? E penso che con questo il circo dei clown possa concludersi con una mega ciliegina sulla torta, capito? Di che assurdità parliamo? Ecco, per far sì che questo ambiente di ricerca venga preso sul serio, dagli UFO all'esobiologia, c'è bisogno di denunciare questi mistificatori, chiaro? Finché ci saranno in giro buffoni che promuovono mistificazioni del genere, l'ambiente che frequentiamo verrà sempre deriso. Ecco perché a volte mi impegno a far luce anche su casi che purtroppo devono essere smontati, capito? Per portare autorevolezza alle indagini che invece meritano attenzione. Se a questo punto pensi che il video sia servito a chiarirti le idee, ti chiedo cortesemente di aiutarmi con un like e se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Mi raccomando, lascia like e aiuta questo canale YouTube. Vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!